Per 52 anni, la morte di Bruce Lee è rimasta un mistero irrisolto. Qual è quindi la verità dietro la morte della leggenda? Betty Ting Pei, l'attrice coinvolta negli ultimi momenti di Bruce Lee, è rimasta in silenzio per molti anni, ma ora, all'età di 77 anni, ha deciso di rompere il silenzio. Cosa scopriremo? Seguiamo questa storia sorprendente. L'atto finale della confessione. La realtà che circonda la morte di Bruce Lee è molto più complessa di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere, e ciò che lei rivela su quella notte, così come le potenti forze che hanno cercato di influenzare la narrazione, cambierà tutto radicalmente. Cosa è realmente accaduto il 20 luglio 1973? E perché sta parlando proprio ora? Dall'inizio del XX secolo, le circostanze legate alla scomparsa di Bruce Lee sono rimaste uno dei misteri più sconcertanti sia a Hollywood che a Hong Kong. Una reazione allergica ai farmaci e un caso di edema cerebrale furono indicati come le cause ufficiali dell'evento tragico, secondo la versione fornita al pubblico. Tuttavia, fin dal primo momento in cui la notizia venne diffusa, c'era qualcosa nella narrazione che non poteva essere pienamente spiegato. Ora, dopo 52 anni, Betty Ting Pei, la donna che è sempre stata al centro di tutto, è finalmente pronta a parlare. La morte di Bruce Lee è stata una presenza costante nella vita di Betty, che oggi ha 77 anni. Nel giro di una notte, è passata dall'essere un'attrice emergente a una figura controversa. Tuttavia, non ha mai pronunciato una parola durante l'intera vicenda e non ha mai confermato né smentito i dettagli. Fino ad ora. In un'intervista estremamente rara, Betty ha finalmente raccontato ciò che accadde nel suo appartamento quella notte del 1973, e le informazioni che ha rivelato sono più sorprendenti di quanto chiunque potesse immaginare. Bruce Lee era un individuo pericoloso, non perché fosse solo un artista marziale talentuoso o un attore famoso, ma perché era molto di più. Al momento della sua morte, aveva raggiunto l'apice della carriera e stava cambiando l'industria cinematografica, rompendo i limiti storici che Hollywood aveva imposto agli attori asiatici. A quell'epoca era giovane, sembrava invincibile e stava per diventare una celebrità mondiale. Alcuni lo consideravano un eroe, per altri era una minaccia. Un uomo con un'influenza e un potere sproporzionati. Perciò, quando emerse la notizia della sua morte improvvisa, molte persone in tutto il mondo rifiutarono di accettare che fosse stata così semplice come affermavano i rapporti ufficiali. Com'è possibile che un uomo di 32 anni, apparentemente al massimo della sua forma fisica, sia morto così improvvisamente in pieno giorno? E, soprattutto, perché si trovava nell'appartamento di Betty Ting Pei al momento dell'evento? I giornali di Hong Kong avanzarono innumerevoli ipotesi. Furono tenaci nella ricerca della verità. Il pubblico credeva che ci fosse di più nella narrazione. Sembrava che persino i collaboratori più stretti di Lee, come sua moglie Linda e il suo vecchio amico Raymond Chow, cercassero di evitare le domande fornendo spiegazioni ambigue che lasciavano più dubbi che risposte. Tuttavia, la vera ragione del silenzio era qualcosa di molto più intenzionale, tenuto nascosto dietro le quinte. Betty afferma che individui influenti dell'industria cinematografica di Hong Kong, compresi i soci in affari di Bruce Lee, avevano un interesse rilevante nel modo in cui la sua morte veniva presentata al pubblico. Nel caso in cui la vera causa del suo decesso fosse stata rivelata, ciò avrebbe potuto compromettere reputazioni, rendere inefficaci transazioni finanziarie e scatenare un evento per il quale nessuno era preparato. Betty sapeva che rompere il silenzio avrebbe potuto avere conseguenze su di lei. Tuttavia, non si preoccupa più dei risultati. Perché la verità è qualcosa che il mondo merita. La verità com'è realmente. Cosa è accaduto esattamente nell'appartamento di Betty quella sera in particolare? Per quale motivo, dopo tutti questi anni, ha deciso di dire finalmente la verità? Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la realtà fosse così densa. Com'era Betty Ting Pei prima che arrivasse Bruce? Era già una celebrità emergente a pieno diritto, ben prima di diventare famosa come la donna al centro degli ultimi momenti di vita di Bruce Lee. Betty Ting Pei era una stella nascente. Betty proviene da una famiglia tradizionale con profonde radici nel settore medico. È nata il 19 febbraio 1947 a Taipei, Taiwan, ed è stata adottata dalla sua famiglia. È cresciuta in un ambiente rigoroso, con un padre rispettato come medico. In contrasto con il caos della fama, la sua famiglia, conosciuta per il suo conservatorismo,
Si aspettava che lei seguisse un percorso rispettabile e convenzionale. Tuttavia, Betty aveva sogni ben diversi. La sua fascinazione per il fascino e l'emozione del mondo dello spettacolo cominciò in giovane età e la accompagnò per tutta la vita. Negli anni 50, Taiwan non era nemmeno lontanamente un centro di intrattenimento a livello mondiale. Hong Kong, invece, stava vivendo una crescita straordinaria. Con il successo della Shaw Brothers e della Golden Harvest, l'industria cinematografica si stava espandendo rapidamente, alimentata proprio da quel boom. Inoltre, Betty era determinata a farne parte. La bellezza e la personalità di Betty non passarono inosservate. In Taiwan, iniziò la sua carriera nello spettacolo da adolescente, ottenendo rapidamente alcuni piccoli ruoli come modella e attrice. Tuttavia, fu solo quando si trasferì per la prima volta a Hong Kong, alla fine degli anni 60, che la sua carriera decollò davvero. La Golden Harvest, lo studio cinematografico che avrebbe poi prodotto alcuni dei film più celebri di Bruce Lee, fu quello che firmò un contratto creativo con Betty. Raymond Chow, il capo dello studio, fu il suo mentore, e da quel momento Betty salì rapidamente alla ribalta. Recitò in numerosi film prodotti a Hong Kong, interpretando spesso personaggi affascinanti e misteriosi, che le permisero di valorizzare al massimo il suo aspetto straordinario. All'inizio degli anni 70, Betty si era affermata come una delle artiste più importanti nel panorama cinematografico di Hong Kong. Recitò in una vasta gamma di film di grande successo, che spaziavano dai drammi alle pellicole romantiche, fino ai film sulle arti marziali. Tuttavia, il ruolo che interpretava cominciò a modellare un'immagine pubblica difficile da scrollarsi di dosso. Questo avvenne proprio nel momento in cui la sua carriera era in ascesa. Nel ruolo della femme fatale, veniva rappresentata come una donna affascinante, sempre al centro del potere. Non era soltanto un personaggio, ma diventò la sua identità agli occhi del pubblico. Quando Bruce Lee entrò a far parte della sua vita, i media avevano già costruito una narrazione che ruotava attorno alle sue esperienze. Era la donna che poteva portare con sé sia passione che pericolo. Era la seduttrice. Che questa immagine fosse corretta oppure no, aveva poca importanza, perché l'opinione pubblica si era già formata. Quando Bruce Lee morì nel suo appartamento, non fu solo un evento tragico, segnò anche l'inizio di una controversia. Betty Ting Pei non era soltanto un'attrice, era una stella nascente dell'industria. Da quel momento in poi divenne conosciuta come la donna dei segreti. La donna che sapeva più di quanto rivelasse. La donna che, per molti anni, ha custodito l'unica verità che il mondo intero desiderava conoscere. E ora, dopo 52 anni, è finalmente pronta a rivelarla. Nell'anno in cui stava per morire, Bruce Lee era molto più che un attore. Era un fenomeno su scala mondiale. Era diventato un simbolo di forza, disciplina e perfezione. Aveva trasformato l'industria cinematografica legata alle arti marziali. Tuttavia, nonostante fosse rappresentato come un guerriero invincibile, Bruce era pur sempre un uomo. Lottava contro la stanchezza, gli infortuni e il peso enorme delle aspettative legate alla sua stessa leggenda. Bruce Lee aveva raggiunto l'apice della sua celebrità nell'anno 1973. Durante quell'anno, cenò al Hyatt Regency di Hong Kong insieme a sua moglie, Linda Lee, e al suo caro amico e socio in affari, Raymond Chow. Fu proprio quella sera che incontrò Betty Ting Pei, in un'occasione che sembrava piuttosto informale. All'epoca, Betty lavorava come attrice per la Golden Harvest, lo studio che aveva avuto un ruolo fondamentale nel permettere a Bruce di raggiungere nuove vette nella sua carriera. La relazione tra Bruce Lee e Betty Ting. Il loro primo incontro fu di natura professionale, ma ciò che cominciò come una conoscenza casuale si trasformò presto in qualcosa di molto più profondo, in qualcosa che nessuno dei due avrebbe potuto prevedere. Vi furono speculazioni che in seguito suggerirono che ci fosse molto di più dietro le porte chiuse, nonostante il loro comportamento in pubblico mantenesse un tono strettamente lavorativo. Per molti anni, le voci e le supposizioni sul loro rapporto continuarono a circolare. È stata soltanto una semplice amicizia? O c'era qualcosa di più? A questo punto, Betty Ting Pei rompe finalmente il silenzio che ha mantenuto per decenni. Qualunque cosa il mondo pensasse di sapere sugli ultimi giorni di vita di Bruce Lee verrà completamente riscritta grazie alla sua confessione. Bruce aveva avuto un'ascesa fulminea verso la celebrità, un viaggio tanto rapido quanto implacabile. Negli anni successivi alla firma del contratto con la Golden Harvest e alla collaborazione con Raymond Chow,
Fu protagonista di una serie di grandi successi, tra cui Il furore della Cina colpisce ancora. Dalla Cina con furore e l'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Quando nel 1973 iniziarono le riprese di I tre dell'Operazione Drago, Bruce non era più soltanto una leggenda delle arti marziali, era diventato una forza inarrestabile. Tuttavia, raggiungere un tale livello di successo richiese un enorme sforzo. Anche se la sua carriera prosperava, la sua vita personale stava soffrendo. Bruce era sposato con Linda Lee Cadwell e insieme avevano 2 figli, Brandon e Shannon Lee. Tuttavia, la realtà era che il suo lavoro lo costringeva a passare lunghi periodi lontano dalla famiglia. Inoltre, stava spingendo il suo corpo oltre i propri limiti, il che rappresentava una sfida immensa. Bruce era famoso per la sua etica lavorativa implacabile, si allenava con disciplina estrema e spesso si limitava a un solo pasto al giorno per mantenere il fisico asciutto. Convinto che vitamine e antidolorifici potessero migliorare le sue prestazioni, iniziò a sperimentarli. Fu solo nella primavera del 1973 che il suo corpo cominciò a manifestare segnali di tensione. Nel mese di maggio perse conoscenza mentre lavorava a I3 dell'Operazione Drago. Fu trasportato in ospedale, dove i medici rilevarono un edema cerebrale. Anche se riuscì a riprendersi, quell'episodio rappresentava un chiaro avvertimento. Tuttavia, né lui né chi gli stava attorno gli diedero la giusta importanza. Le voci riguardo al rapporto tra Bruce e Betty Ting Pei iniziarono a circolare mentre lui continuava a dimostrare la propria determinazione. Al pubblico lei appariva come un'attrice qualsiasi, destinata a recitare nella sua prossima produzione grandiosa, Game of Death. Tuttavia, dietro porte chiuse, correvano voci secondo cui il loro legame fosse più intimo di quanto avessero lasciato intendere. Ogni volta che Bruce veniva visto recarsi nell'appartamento di Betty, giustificava la visita dicendo che si trattava di lavoro. Nonostante ciò, nelle ultime settimane della sua vita, fu osservato sempre più spesso in sua compagnia. Questo particolare sarebbe diventato uno degli aspetti più controversi della sua morte. Secondo quanto riportato, la salute di Bruce continuava a peggiorare nel bel mezzo di tutto ciò. Nonostante apparisse spesso stanco e sofferente, stava perdendo peso a un ritmo allarmante. Alcuni dei suoi amici più stretti ricordarono che si era lamentato di forti mal di testa, ma lui respingeva ogni preoccupazione sollevata. La pressione che sentiva per mantenere il proprio status, per dimostrare il suo valore a Hollywood e per affermare il proprio lascito lo spinse ad andare avanti, a qualsiasi costo. Il giorno successivo, il 20 luglio 1973, Bruce Lee entrò nell'appartamento di Betty Ting Pei per quella che sarebbe dovuta essere una visita qualunque. Tuttavia, non ne uscì mai più. Le persone in tutto il mondo hanno speculato per decenni su ciò che accadde realmente quel giorno. Ora, dopo un silenzio durato 52 anni, Betty Ting Pei sta finalmente rivelando la verità. Una scoperta che rivoluzionerà tutto ciò che credevamo di sapere sulla scomparsa di Bruce Lee. La morte inaspettata di Bruce Lee. La morte improvvisa di Bruce Lee, avvenuta il 20 luglio 1973, scosse profondamente l'intero pianeta. Un momento prima, la figura leggendaria nel mondo delle arti marziali, che aveva trionfato contro avversari sia nella vita reale che sullo schermo, era viva. Poco dopo, se n'era andato, all'età di soli 32 anni. Tuttavia, mentre il pubblico piangeva, dietro le quinte era già in atto una copertura attentamente orchestrata. In breve tempo, i dettagli degli ultimi istanti di vita di Bruce Lee furono completamente modificati. Ma cosa accadde esattamente quella sera nell'abitazione di Betty Ting Pei? Il primo rapporto indicava che Bruce Lee si trovava nell'appartamento occupato da Betty Ting Pei a Kowloon proprio quella sera. Betty, una delle conoscenze note di Bruce, stava apparentemente discutendo con lui riguardo un suo possibile ruolo nell'adattamento cinematografico imminente della sua serie Game of Thrones. A un certo punto della serata, Bruce disse che stava soffrendo di un forte mal di testa. Nel tentativo di aiutarlo, Betty gli offrì un antidolorifico chiamato Equagesic. Dopo aver ingerito il farmaco, Bruce si ritirò nella camera da letto di lei per riposare. Quando Bruce non rispose più ai tentativi di Betty di svegliarlo, lei iniziò a preoccuparsi seriamente. Come indicato nel rapporto ufficiale, nel panico chiamò Raymond Chow, amico stretto e socio in affari di Bruce. Sebbene Chow si precipitò da loro, Bruce era già completamente incosciente.
Alla fine, fu chiamata un'ambulanza e Bruce fu trasportato d'urgenza all'ospedale Queen Elizabeth. Tuttavia, era ormai troppo tardi. All'arrivo, il personale medico ne constatò il decesso. La causa ufficiale fu indicata come edema cerebrale. Tuttavia, molti ritennero che questa spiegazione fosse eccessivamente semplicistica per una morte così repentina e inspiegabile. Solo poco tempo prima, lei stava vivendo quella che pensava fosse una normale serata con Bruce Lee. Un attimo dopo, si ritrovava seduta in un appartamento con il corpo senza vita dell'artista marziale più famoso che il mondo avesse mai conosciuto. Col passare del tempo, raccontò di essersi sentita completamente impotente mentre osservava Bruce giacere immobile. Non sapeva cosa fare, dato che ogni tentativo di svegliarlo era fallito. Sperava che Raymond Chow prendesse in mano la situazione all'arrivo. Ma invece regnavano la paura, l'esitazione e il panico tra le persone coinvolte. Chow ritardò nel chiamare un'ambulanza, anche se avrebbe dovuto immediatamente avvisare le autorità per chiedere aiuto. Qual è il motivo di questo ritardo? Alcuni ritengono che stessero decidendo come proteggere la reputazione pubblica di Bruce. Dopo un po' di tempo, i media modificarono le loro prime dichiarazioni sulla morte di Bruce, affermando che fosse deceduto in casa con la moglie, Linda Lee, al suo fianco. Solo dopo un certo periodo emerse la verità sulla sua presenza nell'appartamento di Betty Ting Pei. Da quel momento iniziarono a circolare voci e speculazioni. A causa di questo cambiamento nella narrazione, la gente cominciò a sospettare, se non c'era nulla da nascondere, perché non dire semplicemente la verità? In un attimo, Betty passò dall'essere un'amica all'essere coinvolta. Dopo più di mezzo secolo, Betty ha finalmente rotto il silenzio. Ma perché adesso? E soprattutto, cosa ha rivelato che era stato nascosto per così tanti anni? La tempesta seguita alla scomparsa di Bruce? Quali sono le accuse? Oltre a essere una tragedia, la morte di Bruce Lee divenne una controversia che si diffuse rapidamente nei media. Nel giro di poche ore dalla diffusione della notizia, persone in tutto il mondo cercavano risposte, e Betty Ting Pei si ritrovò al centro di una tempesta per la quale non era affatto preparata. L'idea che fosse stato colpito da una maledizione fu la più assurda tra tutte le ipotesi. Numerose persone credevano che la morte improvvisa di Bruce fosse il risultato di una maledizione familiare, la stessa maledizione che, anni dopo, avrebbe colpito anche suo figlio Brandon Lee, deceduto in circostanze misteriose sul set del film The Crow nell'anno 1993. Nonostante il proliferare di tutte queste teorie, il nome di Betty non venne mai eliminato dall'equazione. La sua vita ne fu profondamente segnata. Iniziò a domandarsi se non fosse stata davvero parte di qualcosa di più grande. Malgrado le accuse, Betty non si fece avanti per difendersi pubblicamente. Per decenni non confermò né smentì le voci riguardanti una relazione sentimentale, lasciando che continuassero a circolare. Nelle interviste, evitava risposte dirette riguardo il suo legame con Bruce, offrendo risposte vaghe o affermando di non voler parlare di una persona defunta. Si presumeva ampiamente che avesse mantenuto il silenzio perché sapeva più di quanto volesse ammettere. È possibile che avesse visto qualcosa su cui preferiva non esprimersi. Gli addetti ai lavori del settore giunsero alla conclusione che Betty volesse proteggere l'immagine di Bruce più della propria. Tuttavia, Betty Ting Pei, oggi 77enne, ha confermato i fatti. Cosa ha detto dopo un silenzio durato mezzo secolo? Le sue parole metteranno finalmente fine al mistero o solleveranno nuovi interrogativi. Alla luce della verità emersa, Betty conferma la storia d'amore. Per decenni Betty Ting Pei aveva eluso la questione. Ogni volta che un intervistatore cercava di ottenere informazioni, lei cambiava argomento, dava risposte sfumate oppure affermava che lei e Bruce erano solo amici. Ma ora che si trova nell'età avanzata, Betty ha finalmente confermato ciò che molti sospettavano da tempo. I due avevano una relazione romantica. La tanto attesa ammissione che Bruce Lee era più di un semplice amico o collega è arrivata da Betty Ting Pei in un'intervista rarissima. Lui era attratto da lei. Dopo anni di smentite, la rivelazione della profondità, intimità e intensità emotiva del loro rapporto è venuta finalmente alla luce. Quando le fu chiesto di Bruce, Betty lo descrisse come un uomo che portava un peso terribile sulle spalle. Secondo quanto riferito da coloro che le erano vicini, era sottoposto a una pressione costante da parte di Hollywood, da Hong Kong, della sua famiglia e dell'industria che lo aveva costruito solo per spingerlo ai suoi limiti. Era sempre spinto al massimo.
Lo rappresentava non come il coraggioso artista marziale che il mondo venerava, ma come un uomo esausto, oppresso e costantemente in allerta. Queste erano le caratteristiche che lei descriveva. A un insider confidò che era costantemente terrorizzato, non dalla lotta o dal dolore, ma dalla paura di fallire. In sua compagnia, abbassava la guardia, nonostante fosse spaventato di deludere il mondo intero. Betty si descriveva come la zona sicura di Bruce, l'unico luogo dove poteva essere se stesso, libero dalle aspettative del suo lavoro, dei suoi fan e della sua famiglia. Queste informazioni furono ottenute attraverso la divulgazione di conversazioni riservate. Durante il tempo trascorso con lei, non era la leggenda Bruce Lee, era semplicemente Bruce. Tuttavia, la scoperta più sorprendente riguardo a Bruce Lee non era solo il fatto che lui e Betty fossero amanti, ma anche che la sua intera morte fu tentata di essere nascosta per motivi di pubbliche relazioni. Una volta che Betty fece sentire la sua voce, il mondo intero fu costretto a riconsiderare tutto ciò che era stato detto sull'eredità di Bruce Lee, i dettagli di ciò che accadde quella sera. Per molti anni, il mondo conosceva solo la versione ufficiale, ma ora che la verità è finalmente emersa, la relazione nascosta, i suoi problemi di salute e il tentativo di insabbiarli sono tutti rivelati, dipingendo un quadro più allarmante. Betty Ting Pei è stata sempre turbata dalle ultime ore di vita di Bruce, secondo quanto riferito da molte fonti. Il fatto che apparisse preoccupato e distante, come se qualcosa lo opprimesse, non era l'unico segno che si sentisse male. Si dice che Betty abbia condiviso con un insider che Bruce continuava a guardarla come se volesse comunicare qualcosa di significativo. Tuttavia, ogni volta che apriva la bocca, si fermava, scuoteva la testa e poi ignorava la questione. Non era semplicemente un mal di testa, era qualcosa di più. Betty descrisse Bruce come agitato e irrequieto. Mentre si massaggiava le tempie, le sue mani tremavano leggermente. Camminando avanti e indietro per la stanza, mormorava qualcosa a se stesso in cantonese riguardo a elementi come lo stress, la pressione e forse anche la paura. Poi, all'improvviso, si sedette e le prese la mano. Tuttavia, prima che potesse esprimere ciò che stava realmente pensando, gemette, forzò un sorriso debole e cambiò argomento. Cosa stava cercando di dirmi? Si chiese in diverse occasioni. Perché non sono riuscita a convincerlo a comunicarmelo? Poco dopo, si lamentò di avere un mal di testa. In seguito, lei gli somministrò una compressa di acqua Gesic. L'aveva già presa in passato. Gli eventi accaduti da quel momento in poi sono rimasti un mistero per molte decadi. Tutto ciò di cui siamo a conoscenza è questo. Betty aveva l'impressione che stesse dormendo, ma col passare del tempo si rese conto che qualcosa non andava. Sebbene respirasse più lentamente, sembrava che il suo corpo si muovesse in modo strano. Invece di chiedere aiuto ai servizi d'emergenza, Betty contattò inizialmente Chow, che era stato socio in affari di Bruce per moltissimo tempo. Perché? Secondo alcune fonti trapelate, lei si agitò molto e Chow le disse di aspettare il suo arrivo. Tuttavia, passarono molte ore prima che Bruce venisse trasportato in ospedale. Fu infine portato al Queen Elizabeth Hospital, ma era già troppo tardi quando vi arrivò. Qual è la ragione del ritardo? Nel momento in cui perse conoscenza, perché non fu chiamata immediatamente un'ambulanza? Molte persone sospettano che siano stati fatti tentativi privati di rianimarlo, quali che siano le circostanze. Le ore durante le quali fu assente rimangono uno degli elementi più enigmatici e strazianti della sua morte. Raymond Chow prese immediatamente il controllo della narrazione. Fu riferito alla stampa che Bruce aveva perso i sensi a casa, con Linda al suo fianco. All'inizio, la moglie di Bruce, Linda Lee Cadwell, fu disposta a credere a questa versione. Alcuni pensano che lo fece per proteggere i loro figli e l'eredità di suo marito. Il personaggio di Betty fu cancellato dalla versione originale della storia. Divenne una nota a piedi pagina negli eventi legati alla morte del più grande lottatore, e le sue ultime ore furono riscritte per far sembrare la sua dipartita pacifica e onorevole. Dopo un po' di tempo, le autorità riuscirono finalmente a scoprire la verità. Questi dettagli sarebbero rimasti nascosti all'opinione pubblica se non fosse stata avviata un'indagine da parte della polizia. Bruce Lee morì nella casa di Betty. A seguito delle indagini, le autorità conclusero che Raymond Chow visitò l'appartamento di Betty e fece almeno 20 tentativi di contattare il medico personale di Bruce. Dopo che Raymond non riuscì a mettersi in contatto con il medico, chiamò il medico personale di Betty, che arrivò 20 minuti dopo.
Dopo aver esaminato Bruce, scoprì che non stava né respirando né aveva battito cardiaco. Dopo aver tentato la rianimazione cardiopolmonare, chiamò il numero di emergenza 911 per richiedere un'ambulanza. La causa della sua morte, secondo il medico legale che indagò sul decesso, fu un incidente. Perché Betty sta parlando ora? Nel corso di più di mezzo secolo, Betty Ting Pei ha portato con sé il peso di quella notte, le domande, la colpa e il rimorso. Stava cercando di dirmi qualcosa, ma non l'ho ascoltato, ha dichiarato in un'intervista privata. Non prestavo attenzione. Ora Betty si chiede se Bruce fosse consapevole che qualcosa non andava. Crede che se avesse chiesto aiuto prima, è possibile che lui sarebbe ancora vivo. La realtà è che nessuno lo saprà mai. D'altra parte, una cosa che può essere detta con assoluta certezza è che le ultime ore di Bruce Lee non furono la tranquilla dipartita di una star di Hollywood, ma piuttosto la morte improvvisa di un uomo che aveva portato troppo a lungo un carico troppo grande. Nel corso degli anni, Betty fu costretta a negare tutto, e lo fece per ragioni molto valide, temendo anche la reazione del pubblico, poiché sapeva che i seguaci di Bruce lo ammiravano come una persona orientata alla famiglia, e avevano un grande rispetto per Linda, la moglie di Bruce. Tuttavia, ora, dopo un silenzio durato quasi mezzo secolo, non è più preoccupata per il giudizio. La confessione fatta da Betty riscrive la storia. La morte di Bruce Lee non fu solo un incidente. D'altra parte, è molto più complessa e contorta. La sua morte non fu annunciata immediatamente, e i suoi ultimi giorni furono pieni di stanchezza, ansia e il peso enorme della celebrità. Morì nell'appartamento della sua segreta amante. Il mondo ha avuto una sola storia in cui credere per i passati 52 anni. Tuttavia, la realtà che Betty Ting Pei ha rivelato ha cambiato tutto. L'eredità e i successi di Lee. Bruce Lee, simbolo globale di forza, indipendenza e innovazione nelle arti marziali. Non fu solo una star del cinema nel genere delle arti marziali, ma anche un'icona globale delle arti marziali. Dalla sua filosofia di vita alle arti marziali moderne, la sua eredità abbraccia una vasta gamma di attività che vanno ben oltre il campo cinematografico. Il modo in cui le persone concepiscono le arti marziali è stato profondamente alterato grazie al ruolo di Bruce Lee come inventore del Jeet Kune Do. Le persone non sono più vincolate da nozioni preconcette, ma tendono verso flessibilità, efficienza e indipendenza personale. Fino ad oggi, la tecnica continua ad avere un'influenza significativa ed è ampiamente considerata la base per diversi sistemi di allenamento nelle arti marziali miste, MMA. Per film come Il Grande Capo, 1971, Pugno di Fuoco, 1972, La Via del Drago, 1972, Entra nel Drago, 1973 e Il Gioco della Morte, 1978. Bruce Lee è accreditato per aver introdotto le arti marziali asiatiche sulla scena mondiale. Questi film sono considerati tra le opere più influenti nella storia del cinema. Non solo questi film ebbero successo economico, ma contribuirono anche a eliminare la discriminazione nei confronti degli asiatici nell'industria dell'intrattenimento. È grazie a questo effetto che viene considerato il pioniere che ha aperto la strada a diverse generazioni di attori asiatici nel cinema mondiale. Dopo la sua morte, Bruce Lee ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La Hollywood Walk of Fame lo ha onorato con una stella nel 1993, dopo la sua morte, dopo che era venuto a mancare. Inoltre, la rivista Time lo ha riconosciuto come una delle 100 persone più influenti del XX secolo nella loro lista di nomi. Nel 2013, l'ufficio postale di Hong Kong ha pubblicato una serie di francobolli per segnare il 40° anniversario della sua morte. Questo è stato fatto come un modo per rendere omaggio al straordinario figlio del paese. Bruce Lee, oltre a essere una figura leggendaria nel mondo delle arti marziali, era anche un accademico, un filosofo e un genitore amorevole. Sì, acqua. Amico mio è la sua filosofia di vita, ed è stata un'ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo nel corso degli anni. È nei cuori dei suoi seguaci, nelle scuole che ha fondato, nei film che ha diretto e nello spirito in continua evoluzione delle arti marziali moderne che la sua eredità continuerà a vivere. Cosa ne pensi delle confessioni fatte da Betty? Nella sezione commenti sei invitato a dare le tue opinioni sull'argomento. Ti ringraziamo per aver guardato. Ti auguriamo una buona visione nel prossimo video.